Ciao a tutti di Grotti, oggi voglio andare in una scuola di giapponese per farvi vedere come studiare giapponese in Giappone. Visto che me l'avete chiesto in tantissimi, ma io ormai tipo non frequento la scuola da 4 anni ecco perché faccio qualche errore. E volevo mostrarvi la mia primissima scuola di giapponese, la Shibuya Gakuin. Facciamo un piccolo tour così vi posso spiegare esattamente com'è che uno può imparare il giapponese a Tokyo con solo il giapponese. Ci sono un sacco di novità, in più c'è la nuova sede, quindi sarà tutto fantastico. E andiamo, oggi sono vestita da scolaretta, mi sento tanto scema, però è tanto carina. Va bene, ittekimasu! Ricordo che la primissima volta che sono venuta qua mi sono persa 2 ore il primissimo giorno di scuola. È stato tristissimo, sembrava un po' sapete quelle scene dell'anime dove la protagonista è sempre in ritardo come potevo non essere io, però è stata un'esperienza bruttissima. Ma in realtà è estremamente facile, vi sto facendo vedere la strada così più o meno voi capite il punto. Sta a neanche 5 minuti dalla stazione JR della Yamanote ed è una bellissima zona perché comunque siete in centro a Shibuya, potete trovare tutto, ma proprio tutto. Io amo soprattutto questa zona perché ci sono un sacco di ciliegi, quindi è bellissimo in primavera, e soprattutto ci sono un sacco di live house, negozi di musica, ristoranti, manga, ed è bellissimo. Ok, adesso qua siamo nel punto critico dove troveremo la nostra scuola. Ecco, una volta la scuola era più in là, ma adesso è ancora più vicino, si è spostata lì. Adesso qua vediamo esattamente, qua davanti c'è scritto Shibuya Gakuin. Zan 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 zan. Oh, sono arrivata. Zazan. Benissimo, adesso entriamo, questa è l'entrata. Oh. Ciao Fabri, ciao. Quanto tempo? Quanto tempo? Oddio, aspetta. Che cos'è quella roba lì? Questa è una novità bella e grossa, cioè la prima cosa che ho notato della scuola. Allora, il nostro Fabrizio oggi ci farà da custode, fa parte dello staff e quindi ci aprirà tutte le porte magiche e ci spiegherà 2 o 3 cosette che io appunto sono 4 anni che non vengo, quindi che cos'è questa meraviglia? Ma questo è semplicemente uno schermo per appunto far vedere agli studenti dove si terranno le lezioni e quali saranno i professori. Ok, fighissimo! Già vedere dal primo impatto è già una figata unica, l'abbiamo capito, perché quando c'ero io 4 anni fa c'era il foglietto di carta scritto a penna con le lezioni che oggi c'erano, e invece adesso sono tecnologici, cioè come cambiano le cose in 5 anni. A proposito, mentre intanto il nostro staff giapponese adesso ci accoglierà tutti carini con i Irashaimase, vi volevo anche un attimino spiegarvi perché avevo scelto la Shibuya Gakuin con Gokunion. Quando ero venuta io 5 anni fa, io non sapevo intanto l'inglese, ma proprio 0 totale, e avevo paura di completamente andare da sola senza, cioè io non conoscevo praticamente nessuno, quindi mi sono affidata a Gokunion, ho parlato con loro, ho fatto diverse, come si chiama, meeting, mensetsu, e alla fine la Shibuya Gakuin era quella più specificata a me perché ti dà il tempo libero, ma soprattutto stai in centro a Shibuya, che era il mio sogno, e c'è lo staff che parla italiano, quindi siete comunque sempre, diciamo, aiutati sotto questo punto di vista, perché io già oddio, non so il giapponese, non so l'inglese, come faccio a comunicare? Invece qua con lo staff italiano e Gokunion che mi ha dato una mano sono arrivata tranquillamente. Bene, prendiamo il nostro ascensore. Abbiamo anche l'ascensore figo. Adesso andiamo al quinto piano. Che cosa ci sarà al quinto piano? Perché prima era un piano, quindi già solo dire esatto. Quinto piano è tipo una figata pazzesca. Innanzitutto c'è tanto spazio, che è una buona cosa. Che è una cosa che solitamente non c'è con i ragazzi. E poi, prego. Io vedo già degli interni bellissimi. Oddio che figata! Allora già questo è un enorme spazio che prima era solo impossibile da pensare. E questo che cos'è? Cos'è la porta magica qua? Qui abbiamo la porta della hall. La porta della hall. Oh, è un
un po' buia, però penso che comunque si veda. Abbiamo la nostra hall bellissima. Ci potete anche fare i concerti. Aspetta, ma quello è un pianoforte. Esatto. Ah, ma è bellissimo. Sembra bellissima. Abbiamo una hall per fare concerti, pianoforti, discorsi importanti. E qua abbiamo delle stanzine, però non sono stanzine normali, perché vedo delle cose di musica. Esatto. Che cos'è questa cosa? Maestro, mi apra la porta. Prego. Grazie. Oh, ecco un altro pianoforte. Sbaglio, è insonorizzata questa stanza? Esatto, questa stanza è apposta per appunto fare lezioni e praticare musica, strumenti musicali, canto, eccetera. Ovviamente sono delle cose a parte, no? Esatto. Sono esatto. delle cose a parte, quindi hanno dei corsi a parte di musica, cosa che prima era proprio impensabile. E accettate anche studenti che non sono nella vostra scuola? Certo, assolutamente. Benissimo, perché io inizierò a fare le lezioni qua molto probabilmente. E come funziona? Cioè fate anche lezioni, noleggiate la stanza? Dunque, per il momento è solo noleggio della stanza, ma Ok. appunto stiamo programmando di ampliare il nostro appunto curriculum di lezioni e includere anche lezioni di musica e Benissimo. non solo. Ok, io farò l'iscrizione praticamente appena sarà pronta tutta questa bellissima cosa e io ve lo consiglio tantissimo perché le scuole di musica in Giappone costano un sacco e averla tipo qua, mentre puoi studiare giapponese potresti anche studiare musica, ragazzi, cioè siamo nel futuro. Ok, guardiamo le altre stanze. Senti, io ho una richiesta strana. Qual è il bagno più bello che hai? Sono tutti belli. Sì, questo è quello meno utilizzato, quindi forse è meglio Ok. controllare questo. Io sono curiosa del bagno, so che non c'entra niente con la scuola, ma per me il bagno è estremamente importante. Wow, oddio, sì, hanno le tavolette che parlano. Sì, hanno tutti i bottoncini dove se tu schiacci esce acqua, ti fanno il massaggino, sapete dove. Anche i lavandini. Il sapone e... Wow. Ci faremo un sacco di selfie qua, però vabbè, smettiamo. Oh, qua abbiamo anche dei libri, questi si possono prendere. Esatto, gli studenti possono appunto prenderli in prestito gratuitamente Oh, e come puoi vedere ci sono diverse lingue. Siccome Sì. questa non solo una scuola di giapponese, Mm. di musica eccetera. è ma vero, fate di- anche lezioni di tedesco e italiano, giusto? Esatto, Per giapponesi, esatto, ma volendo anche per anche per stranieri. stranieri. Oh, cioè bellissimo, quindi comunque potrebbe capitare un DEAI con un giapponese che magari vuole studiare il tedesco o l'italiano, oppure se voi siete interessati a studiare anche tedesco, perché no, mentre studiate giapponese, se siete un po' masochisti, potete sempre farlo. E qua abbiamo le altre aule, giusto? Facciamo solo un giretto qua. Sempre piccole aule, qua si possono fare lezioni private. Esatto, lezioni Oh, private, piccole aule, anche queste insonorizzate. che figata! Piccolina, ma per le lezioni private vanno più che bene. Cos'è il televisore qua? Si guarda la TV o che cos'è? Anche volendo, però è Cos'è? più che altro una lavagna elettronica. Oddio, ha la faccia del G7 ormai. Vuoi scrivere qualcosa? Sì! Wow! Oddio, è bellissima. Oddio, è bellissima. Ci puoi scrivere e disegnare come vuoi. Che in realtà è anche molto meglio così. Faccio la mia firma perché è l'unica cosa che sto riuscendo a fare. Scriviamola in giapponese perché fa figo. In katakana. È bellissimo, oddio. E nel mentre ho incontrato anche un'alunna che è in pausa, quindi gli rubo tipo 2 minuti per chiederti 2 o 3 cose. Ciao Cristina. Ciao, Ciao. Allora, tu raccontami un attimo chi sei. io sono Cristina, sono italiana, ho 20 anni e subito dopo la scuola sono venuta in Giappone perché mi piace il Giappone e voglio provare a vivere qua. Ok, quindi più o meno al mio stesso sogno a 20 anni, il coraggio di andare, Esatto. prendere e venire fino in Giappone. Come sei arrivata qua? Con l'aiuto di Gogonion sono Ok. venuta dopo la maturità a settembre, ho fatto un viaggio per vedere se il Giappone era davvero come io lo sognavo e sono andata direttamente a trovarli in ufficio
ufficio No. e Sei direttamente sei andata lì all'ufficio di Gogonion e hai fatto ciao signori, io da domani starò qua a rompervi le palle tutto il giorno. No, sto scherzando. li ho contattati via mail e Ok. mi hanno dato un appuntamento ovviamente e sono andata a trovarli. Anche io sono venuta tramite Gogonion, li contatti direttamente per email per iscriverti appunto a questa scuola e poi loro ti danno tutte le informazioni, giusto? Esattamente. Ok, come ti stai trovando? Allora, mi sto trovando molto bene, Oh. nella scuola mi sto trovando molto bene. Come te la cavi adesso col giapponese? Allora, in confronto all'inizio sono passati 9 mesi e direi che è cambiato completamente, perché all'inizio non parlavo nemmeno una parola di giapponese. Zero? Zero. Sei arrivata a Non livello sapevo- zero? Non Però sapevo ormai- leggere nulla, né hiragana, katakana, kanji, nulla, invece ora riesco comunque a cavarmelo. In 9 mesi, In quindi 9 ormai mesi. comunque tu la vita la puoi fare Sì, tranquillamente. magari non riesco proprio a esprimermi come un giapponesimo ovviamente in 9 Però mesi, comunque- però ovviamente riesco a farmi capire Oh. perfettamente. Bene, quindi lei sicuramente sarà stata più intelligente di me. 9 mesi, inizia già a parlare, fare spese, fare ormai come vuoi, quindi anche un po' amici giapponesi, In comunque riesci a verità, conversare un no, pochino. però al lavoro riesco. Ah, lavoro, quindi Sì. lavori già? Sì. Beh ragazzi, 9 mesi lavora già, direi che ormai la vista è sistemata. Grazie comunque, grazie Cristina, allora Grazie a te. divertiti. Grazie mille. Fammi un salutino. Ciao mamma! Ciao mamma, ciao signora. Abbiamo trovato un altro studente coraggiosissimo che si vuole fare un'intervista qua, quindi chiediamo Ciao. adesso 2 domande. Ciao, tu sei? Simone. Simone, tu hai fatto il mio stesso percorso, prima hai fatto 3 mesi con il visto turistico e poi sei tornato con invece il visto studentesco. Com'è cambiata la tua vita? Quando vieni come turista diciamo che non hai preoccupazioni di cose burocratiche. Invece adesso con il visto studentesco devi registrarti, è un pochino più difficile, però avendo la passione per la lingua e per il paese diciamo che è un problema superabile. È un problema superabile. Ok, quindi in sé è meglio perché comunque lo vivi, lo aspiri il Giappone. Sì, cioè sì, lo sì, vivi sì, 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 sì. decisamente. Ti stai trovando bene? Benissimo, benissimo. Com'è il tuo giapponese adesso? È abbastanza ciotto. È abbastanza ciotto, non l'avevo Sì. mai sentita questa espressione, abbastanza ciotto. Sì. Ciotto matte. Me la cavo, sì, nella vita quotidiana me la cavo, però se devo affrontare un discorso articolato. Vabbè, il discorso articolato tra poco non lo so fare io che so qua 3 appunto. anni, quando iniziano a parlarmi in keigo sto tipo ancora alienato su cosa sta dicendo. Però comunque ormai sei qua, quindi da quanto? In totale? In totale 6 mesi adesso. 6 mesi, però comunque riesci a vivere qua la tua vita quotidiana a posto. Come hai fatto a ottenere il visto? Come sei arrivato qua a scuola? Mi sono rivolto entrambe le volte con Gogonion. Ok, quindi tutte e 2 le volte? Esatto, sì. Oh. Mi hanno trovato a scuola loro la prima volta, la seconda volta, la casa, hanno fatto le pratiche per il visto. Quindi tutto comunque tu hai mandato le mail e loro hanno fatto abracadabra, Sì, esatto. giusto? È il loro lavoro, fare È il loro la- lavoro, il loro quindi direi che qua allora lui si sta trovando benissimo, ormai Sì, sì. sono più efficienti, hanno una marea di staff, sono Sì. straveloci. Sì, 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 Quindi sì. potete stare tranquilli che appunto se volete Tranquillissime. la scuola, la casa, le cose burocratiche soprattutto come ottenere il visto Fanno loro. fanno loro, tutto loro, gli scarichiamo tutto direttamente sti poverini. Va bene, grazie mille Simone, Grazie a te. divertiti con il tuo giapponese, gambatti. Continua a studiare. Continua a studiare, vai. Ok, Ciao! ciao ciao, grazie. Spero che questo video vi è piaciuto, che adesso siete più sicuri nel caso di venire a studiare giapponese. Come avete visto, cioè la scuola qua è tipo fantastica, nel senso sono migliorati un sacco, sia il servizio di Gogonion che la scuola, perché ragazzi 5 piani, i televisori, c'è tutte le aule di musica, di tedesco, italiano, le lezioni private, sono cose che effettivamente fino a 5 anni fa anche il fatto di rispondere a così tante mail, a così tanti studenti era davvero tanto difficile. Invece adesso comunque è un servizio direi più che completo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete anche voi intenzione di venire a studiare giapponese, se avete già in mente dove, oppure se avete anche delle domande comunque riguardanti il servizio di Gogonion potete direttamente scriverle a loro qua sotto che vi lascio il link. Vi ringrazio tanto per avermi fatto visitare la scuola e a voi vi mando un grosso bacio. Mata ne, Nihon ni matte masu yo. Bye bye.